Fuji è sempre bello. Il Monte Fuji è sempre bello. Io sono con Enrico Borghi. L'avevamo promesso durante la live perché Enrico aveva molte cose da dire. Io l'ho stoppato. Anche altri ospiti avevano cose da dire. L'ho stoppato non perché sono un dittatore, ma perché volevo trattare separatamente questi temi come uno special. E Enrico, che è, come sapete tutti, l'uomo del Giappone, è l'uomo del Giappone, perché ci è andato un sacco di volte, perché ha avuto tanti anni di giornalismo del motorsport, sia nella pista che nel fuoristrada. È un esperto di Giappone, ottimi rapporti con i giapponesi, anche attraverso la rivista Slick ha sempre informazioni di qualità, soprattutto tecniche e giornalistiche, conosce molto bene i giapponesi, conosce i meccanismi. Quindi in questo video, no, Enrico, noi cercheremo non di dare delle notizie sensazionali, ma di spiegare perché certe cose succedono in certi modi, dove vorrebbero andare a parare, fra virgolette, i giapponesi, ad esempio con l'ingaggio di Ogura, che tanto ha fatto parlare in questi giorni, delle scelte apparentemente strane che però per i giapponesi magari lo saranno anche, ma che per i giapponesi hanno un percorso specifico, no? Quindi sì. Parliamo bene, abbiamo due Honda e Yamaha. Se vuoi partiamo dalla Yamaha. Sì, parliamo di Yamaha. No? Prima devo lanciare la micro sigla, che non è quella a cui sei abituato tu nelle live da 5 minuti, dove chi va a fumare, chi va a bere il caffè, chi si droga, però questa dura poco e quindi la lanciamo. Ok, sigla. Ciao da Mr. Helmet e da Enrico Borghi, direttore di Slick, tanti anni direttore di Motosprit, nippologo. Tu sei un nippo, sei nippologo. Sì, tu sei un amante di Honda, Yamaha, amico di Kawasaki, Suzuki, cioè, no? Anche nella canzoncina che ti abbiamo fatto, ami la Suzuki e il teatro giapponese del Kabuki. La verità è che Enrico Borghi ha sempre avuto un rapporto privilegiato con i tecnici giapponesi. Hai scritto dei libri, diversi libri, poi magari me li manderai e li manderemo in sovrimpressione. Sono stati tradotti in giapponese anche libri che hai scritto qua. Hai tradotto tu a tua volta dal giapponese alcune informazioni certificate da Honda, Yamaha, no? Mi pare delle cose, quindi voglio dire hai un rapporto privilegiato, no? Quindi la verità è che il 2026 è un anno di passaggio, e 2027 lo sappiamo succederà il finimondo, faremo un altro speciale su questo, però le cose sono già iniziate. Allora possiamo dividere in due, no? Yamaha e Honda. Per Honda una certa reazione c'è stata, per Yamaha invece porca miseria, cioè Honda ha avuto un sussulto, no? Dei cambiamenti ci sono stati, c'è stato Albesiano, ha una ragione specifica anche quella, c'è stato Kurt Trieb che poi se n'è andato, ha una ragione specifica anche quella, mentre invece Yamaha ha fatto delle scelte, delle cose, però ha sofferto moltissimo, no? Quindi adesso ti lascio un po' dare la Yamaha. Allora, Honda e Yamaha sono cugine ma molto diverse tra di loro, ed è anche questo che è molto interessante da dire, da spiegare. La Yamaha ha toccato il fondo, e lo sanno anche a Iwata, perché dagli anni 70, quando hanno deciso di spendere e entrare forte, hanno iniziato nei 60, ma è nel 70 che hanno cominciato a picchiare forte, non hanno mai conosciuto momenti così drammatici. L'ultima gara, 4 Yamaha nelle ultime 4 posizioni, classe regina, non si era mai visto. Sfido io a vedere chi se lo ricorda, per esempio. La Yamaha ha toccato il fondo, però la Yamaha ha una reazione più lenta della Honda, perché quelli della Yamaha sono abituati a essere meno aggressivi di quelli della Honda. Forse perché hanno più orgoglio quelli della Honda, perché sono più militarizzati quelli della Honda, se mi passi il termine. Cioè la Honda non è una democrazia, è un impero quell'azienda. Quindi quando si reagisce in maniera aggressiva, più della Yamaha. La Yamaha però ha fatto molti errori. Questi errori, e qui vengo al discorso di Ogura.
Ogura, se noi la guardiamo da noi italiani qua, dici, vabbè, ma ha fatto una stupidaggine, aveva la moto buona, ma perché ti vai a mettere nei guai? È vero, ma noi la dobbiamo guardare da là. Andiamo in Giappone, mettiamoci lì a guardare cosa ha fatto Ogura. Però prima ti volevo dire una cosa, c'era un tema. Allora, Honda ha fatto delle scelte, possiamo dire, per spiegare a chi magari non mastica tanto, che Yamaha è la più estrosa delle case, un po' la meno giapponese forse, perché Suzuki è legata a Toyota, Kawasaki fa i missili, hai visto, fa gli aerei, E le anche moto Toyota, 4. anche Sì, Yamaha, che Yamaha è anche legata a Toyota. Toyota per i motori, è vero, delle auto, però è un po' più estrosa, no? Ha preso Valentino, cioè fa ogni tanto delle scelte coraggiose. Invece Honda fa delle scelte così militari massicce, cioè No, di grosse iniezioni, no? Di capitale, di grosse spese. Poi ha fatto, va bene, la Formula 1 e tutto il resto. Però Yamaha ha fatto un tentativo, no? Che è stato quello di raddoppiare i dati e accelerare lo sviluppo. Cioè si è preso Pramac, cioè la voglia c'era, però sembra come che le cose non siano andate proprio nello stesso, no? Nel modo in cui si aspettavano, cioè mh, perché in Giappone oggi chi gestisce il racing non hanno la stessa passione, motivazione, cultura di chi l'ha preceduto. È un grosso problema. Forse lo è anche da noi, ma la nuova generazione di ingegneri non ha quella cattiveria, quell'orgoglio nazionalista che ha guidato i dirigenti di Honda, Yamaha e anche Suzuki fino a pochi anni fa. Questo è il problema. Hanno dormito Yamaha, se vogliamo usare un termine che noi usiamo spesso. Hanno colpevolmente dormito perché è mancata l'ambizione. Hanno preso Massimo Bartolini, dandogli un ruolo importante. Viene dalla Ducati, è stato in Ducati tantissimi anni, conosce certo. tanto della Ducati. Secondo me lo sfruttano poco. Non sfruttano quello che lui sa della Ducati e che potrebbe portare di là. Perché? Perché è accaduto che dopo la pandemia Yamaha ha centrato tutto, è tornato tutto in Giappone. Lascia stare che c'è la sede, c'è la Yamaha Olanda, c'è in Brianza il team ha sede lì, ma hanno i Belgarda, camion. certo, sì, 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 sì. Sono i camion che hanno sede lì, è l'hospitality che ha sede lì. È tutto tornato in Giappone, ma è tornato con una connessione lenta. Lo stesso Luca Marmorini, ex Formula 1, motorista eccelso, uno dei motivi per cui l'Aprilia va forte, perché Marmorini è passato prima in Aprilia a dare una mano. Eppure l'hanno sfruttato poco. Marmorini 3 anni fa, 4 anni fa parlava di V4, noi lo vediamo ora. Cioè la Yamaha è diventata così. Ora la speranza, e auguro è un segnale, è che si siano svegliati, come dire, no, risvegliare l'orgoglio. No, io la carta augura me la voglio giocare, però prima forse espanderei il tema V4 perché noi di questo motore parliamo da tantissimo tempo. Yamaha ha fatto veramente fatica a tirarlo fuori, poi sappiamo che i giapponesi non tirano fuori un motore se non è perfetto perché lo sai, non ci si può permettere anche a livello di immagini delle defiance e quindi hanno corso con l'ibrido e poi non veniva fuori. Poi lo stesso, tanto hanno fatto, l'hanno tirato fuori e comunque si è avuto dei problemi. Cioè alla fine le cose sono andate storte, anche l'acquisizione di Pramac non ha portato quei dati, quei numeri e quelle situazioni, no, hanno rinnovato Quartararo a dei grossi soldi, però Quartararo l'hanno perduto perché insomma non ce l'ha fatta più, No. no? Hanno fatto un colpo d'immagine con Razgatlioglu, però sinceramente è più un'ottica 2027 e poi come dicevi tu adesso si sono fermati ad Ogura, si sono assicurati Ogura, però prima io volevo fare, se sei d'accordo, un salto per arrivare allo stesso punto, quello che è successo in Honda, perché anche Honda ha fatto delle mosse, no? Quest'anno, l'anno scorso. Allora, innanzitutto Albesiano, poi no, il Marini che lascia stare il Marini pilota, però loro forse volevano un collaudatore così. Poi Kurt Trieb che sarebbe il Marmorini di Honda, no? Perché se Aprilia andava forte Sì, per Marmorini, KTM andava forte per Trieb e ancora va forte. Adesso, come vedi, Marmorini non se n'è andato da Yamaha, ma invece Kurt Trieb ha lasciato Honda dopo meno di un anno. E quindi anche questo è un segnale prima per a me non l'acquisizione, ma anche stupisce. la. A me non stupisce perché
Kurt Tribe si è illuso che la Honda potesse permettere di mettere le mani nelle loro cose. E ora mi spiego. Un conto è essere o Luca Marmorini o comunque un advisor, un consulente esterno molto importante, molto stimato, che può dire e può sapere. Un conto è il ruolo di Trieb. Trieb è progettista, Trieb è abituato che arriva, il motore lo fa lui, lo disegna lui, se c'è un motore va a vedere come è fatto. Con la Honda non è possibile. Nessuna persona che non sia giapponese può avere accesso a un determinato piano della Honda. Questo chi ha lavorato con la Honda lo sa. La Honda è famosa perché quando arrivano i meeting dei presidenti, succede anche in Italia, arriva Honda Italia, arrivano tutti i fenomeni, tutti i top, parlano. Poi dicono grazie, ciao. Rimangono i giapponesi a parlare in giapponese e quelli degli importatori locali fuori, non sanno niente. Cioè la Honda è quella lì. Quindi Trieb cosa ha fatto? È andato là, ha pensato, gli hanno fatto capire, puoi fare il consulente, ma tu non ci dici come si fa, perché come si fa lo sappiamo noi, perché la Honda, nei suoi pregi e nei suoi difetti, è fatta così, è così. E lui cosa ha detto allora? Ok, è meglio che torna a casa. Numero due, è un austriaco, viveva nel paesello, quando ti vai a fiondare a Vabbè, Tokyo. sì. No, ma paesello in senso buono, pure io adoro, io elogio la provincia, Anch'io, anch'io. cioè, Sì, no, si è però, trovato proiettato in una dimensione che forse non riusciva a coprire. Noi, vabbè, magari chi ci guarda lo sa e non lo sa, però i giapponesi è un popolo che non ti dice nemmeno no, ti dice sì, però, no. cioè, e quindi tu non sai Quando mai dicono forse effettivamente. no, Eh, cioè, quando ti dicono in inglese maybe, maybe è no, noi crediamo che maybe è sì, e certo. ormai Per gli no, italiani, no, maybe sì, cioè, si può fare. Anche eh, no è sì per gli italiani alla fine, se trovi il modo per fare. Invece loro e ne no, dico non ce un'altra, l'hanno. Eh, la Honda è quell'azienda dove Shuei Nakamoto, questo perché me lo raccontò lui a me, nel 2010 era in crisi nera, poi si inventarono il cambio seamless, che ha cambiato tutto, poi arriva Stoner e domina. Ok, siamo là. E io gli dico una volta, ma tu vieni dalla Formula 1, eri un manager, un ingegnere Formula 1, torna dai tuoi colleghi, sono nella Luna, ti daranno un aiuto. Lui mi ha detto, è impensabile. Nessun ingegnere dell'auto ha il permesso di parlare a un ingegnere di moto della stessa azienda, al punto che l'R&D auto è a Tokiji, vicino alla pista di Motegi, a 2 ore dalla KRC che è a Tokyo. Non può esserci collegamento. È una roba impressionante. Il cambio seamless, che dopo io gli dissi allora chi l'ha fatto? Lui mi ha detto la McLaren. L'abbiamo comprato da un brevetto McLaren in Inghilterra. ecco. Ma Beh, Le Honda ce l'avevano già loro, fatto lì. Cioè, capisci di che azienda parliamo? Beh, allora, Enrico, due cose vanno dette. Allora, da un lato, a sostegno di quello che dici tu, noi sappiamo benissimo che la Superbike della Honda ha sofferto tantissimi anni perché faceva sviluppare a Cosworth in Inghilterra, cioè tu pensa alla Honda che la Superbike la faceva sviluppare a Tenkate che si affidava a Cosworth con un'azienda, con un fornitore inglese, dici, ma come la Honda? Ma effettivamente è strano. Però del resto qualche segnale c'è stato perché negli ultimi anni, e lo sai meglio di me, HRC si è fusa auto e moto, oppure è solo una questione di No, logo, di no, no, brand? no. Ma quello è stato per chi ha saputo leggere. Io, per la mia esperienza, e poi perché io posso chiedere, ho questo privilegio, posso fare una domanda, scrivo un'email. Quello è stato il primo segnale del cambiamento della Honda. E Marquez, l'abbiamo già raccontato in una live, è il Sì, motivo per cui è andato via. Cioè, quando gli hanno fatto vedere la nuova KRC, lui ha detto, via, questa non è più le moto, qui le moto non ci sono più. Perché lui, Marquez, è furbo come il demonio, è intelligentissimo, ci ha messo un quarto d'ora a capire. Cosa è successo? Per la prima volta hanno unito auto e moto. Ma cosa è successo? Che le auto hanno mangiato le moto. Cioè, io ti ospito in casa mia, poi tu diventi padrone di casa mia in un pomeriggio. Questo è successo. Devastante per il mondo moto. certo, Questo è perché, successo. ma il motivo è legato alla Formula 1? Il motivo è legato a questo. Prima della pandemia, il top management, parliamo di persone che nessuno vede, non è che le vedi nelle paddock, hanno deciso che adesso c'è un nuovo nemico che non è
la Ducati, la Priglia, senza offesa, si chiama Cina e si chiama automobile. La Cina sta spingendo in un modo impressionante sull'auto e la Honda, noi crediamo che campi con le moto, che bello, no, la Honda è un'azienda di automobili, come la Suzuki. Quindi come la Suzuki prima, fermi, le moto possono aspettare, si investe sull'auto perché i cinesi arrivano qua e magari ci fanno un mazzo così. Il Giappone odia la Cina, si odiano Sì, da millenni. sì, Ora sì. la Cina è fortissima, ha una tecnologia mostruosa e loro lo sanno in Giappone, noi no. Io non sono stato in Cina recentemente, ma hanno detto che ci sono delle concessionarie di auto che fanno venire la pelle d'oca. Sono Certo. devastanti. Quindi cosa succede? Parte il programma auto, i soldi vanno nell'auto e allora Formula 1, GT, Indy, NASCAR, auto. Mi hanno raccontato che Suzuka adesso apre durante la settimana e nel weekend i corsi per guidare l'auto. Senti questa, c'è primo livello, le mamme con i bambini per sicurezza, ma questa è una roba giapponese. Sì. Due, neopatentati. Tre, neolicenziati. Hanno fatto delle macchinine, delle formula e ti fanno imparare ad andare in pista a Suzuka. Non è qui. Motegi uguale con la variante moto, però piccolina. Cosa vuol dire? Adesso la Honda è concentrata sull'automobile, che è il business, è il core business. Certo, ok. È quello dove Quindi, la tecnologia va, ed è la Cina. Non gliene fotte nulla di noi, scusa la parola fotte. Noi crediamo che gli facciamo paura, loro non sanno chi siamo. Stanno pensando alle automobili e alla Cina. Questa è la però, motivazione. però, allora, comunque dei movimenti, perché io voglio portare avanti il discorso insieme, no? Honda e Sì, Yamaha insieme, certo. in modo che possiamo affrontare come ha fatto uno una cosa, come ha fatto l'altra. E Yamaha lo sappiamo, ha preso Pramac e così con la Honda invece non ha toccato niente sui team satelliti, però ha cambiato una figura chiave. Ha preso Albesiano, che Come però no? non è cioè è un tecnico, un ingegnere chiaramente, però è un organizzatore, è un dirigente, è un manager Bravo. di come posso dire, di gestione, come Rivola, che adesso sono figure, no, come posso dire, organizzative che possono, no, mantiene poi. Quindi qual è il tema? Cioè, alla fine perché i giapponesi ti chiamano se poi non ti fanno fare? Cioè, Perché Albesiano non è stato preso per progettare, per mettere le mani sulla moto, è stato preso per fare, ne abbiamo parlato nella live diverse volte, per fare quello che ai giapponesi è mancato, l'organizzazione della preparazione della gara e dello sviluppo. E torniamo al team performance di cui abbiamo già parlato. Perché la Honda lo sa? Perché la Honda viene dalla Formula 1. La Yamaha, il vero problema della Yamaha, poi torno alla Honda, Gianni, sì, sì, ma noi pensiamo che la Yamaha non sa fare un motore? No, ma noi pensiamo che la Yamaha non sa fare un telaio? La Yamaha non sa portare a domenica pomeriggio la moto che vince, che non è fare la moto, è prepararla. Sono i 10-15 ingegneri che stanno a casa connessi col box, che con l'intelligenza artificiale, ma con i computer di super calcolo. La Ducati lo fa con la Lenovo, sì, la Lenovo certo. serve a quello, non serve ai soldi, elaborano dei dati a livello mostruoso in tempo reale. Sono in grado in griglia di dire all'ingegnere cambia questo setup. Questa è roba da Formula 1. La Formula 1 lo fa mentre le macchine girano. Noi non possiamo perché... Cosa mancava all'Honda? Albesiano era in Aprilia quando Rivola ha portato questo sistema dalla Ferrari. E di Sì, nuovo, cioè non è che l'Aprilia ha il motore migliore, l'Aprilia ha imparato a fare quello che fa la Ducati, è il team performance. E io questa cosa l'ho scoperta, me la raccontò Davide Brivio, che caso strano è stato 3 anni in Formula 1. certo. Avevano provato in Suzuki, vi ricordate la Suzuki ha vinto nel 2020 in modo clamoroso. Sì, Clamoroso, ha secondo vinto me. allora, la Suzuki, posso dire, dimmi se dico una fesseria, ha vinto per superiorità organizzativa, cioè per Bravo, regolarità, non per champagne, potenza stratosferica, ha vinto per margini di errore zero, capacità organizzativa, tanto che, adesso sai che questa cosa magari ti è sfuggita, eh, Mir era uno che aveva una statistica di cadute e di conclusione gara
di cadute bassissima, di conclusione gara altissima in Suzuki, cioè era uno meno forte di Rins ma più regolare, e ha vinto il mondiale con una gara sola. Non succedeva da anni una roba da Crivier probabilmente, non so. Mentre invece adesso è diventato il più casinista, pasticcione, cascatore di tutti. Quindi vuol dire che dietro aveva prima l'organizzazione massima e adesso ha qualcosa che non riesce a controllare, no? Vabbè, in Suzuki aveva un ambiente che è meraviglioso. Non esiste un mondo wrestling come la Suzuki. È meraviglioso. Cioè, quindi c'è rilassamento, ma roba seria. Nel 2020, nel 2015 la Suzuki ha fatto la moto, perché in Suzuki sono bravi, e poi hanno preso Brivio. Brivio è furbo. Brivio è andato da Dallara a dire: ci fate un attimo portare la moto che magari ci date una mano per l'aerodinamica. È andato a lavorare sulle gomme e ha sviluppato con il budget poco che aveva, e hanno iniziato a fare quella cosa lì, cominciare a elaborare dei dati dedicati solo alle gomme. E se vi ricordate, molte volte Mir veniva fuori alla fine della gara, non è che prendeva e scappava, anzi il contrario, sì, veniva su, veniva. Questo avevano imparato a gestire la gomma. Brivio c'era già arrivato perché aveva già i contatti con la Formula 1. L'anno dopo è andato in Formula 1 alla Renault, al P. Cioè era tutto connesso. Purtroppo la Formula 1 ci dobbiamo fare i conti anche noi adesso. Quindi la Yamaha certo. gli manca questo. Io mi è venuto la pelle d'oca, ho saputo l'anno scorso in ottobre che la Yamaha questo team performance non ce l'ha. Io mi auguro che lo mettano su nel 27, ma senza quella cosa là tu non puoi fare niente. Allora, c'è un errore molto, molto grave, e che è pensare che comunque Honda e Yamaha non siano migliorate, perché la verità è che invece sono migliorate moltissimo. Il problema è che magari anche Ducati è migliorata, ma anche con tutte le difficoltà che ha avuto nel gestire le concessioni che non ha. Però quando tu cioè è successo questo, no? Yamaha si è dovuta fermare, e Aprilia, che correva forte, l'ha raggiunta e superata a sua volta. Quegli altri corricchiano, ma con Ducati che faceva i passi grandi, Aprilia che migliorava tanto. Non hai la percezione, come posso dire, del fatto che siano cresciuti anche loro. Però è sbagliato, no, Enrico, pensare che Yamaha e Honda non siano cresciute. Quindi cosa è successo? Che non sono cresciute in maniera proporzionale alla concorrenza, e che quindi alla fine non lo so, Honda e Yamaha si trovino indietro. Però vedo delle differenze, cioè vedo che mentre Honda ha fatto delle piccole rivoluzioni, la moto è sempre nuova, no? Ci sono cose nuove così, sulla Yamaha abbiamo visto che la moto è una base vecchia, come posso dire, no? Una concezione che fatica ad adattarsi. Non lo so, tu cosa dici? Cioè, ad adattarsi come voglio dire, cioè, ai trend attuali. Cioè sembra vecchia la Yamaha, cioè non so come spiegarlo, sembra... Sì, perché? Perché torniamo al discorso di prima, manca quella figura carismatica. L'ultimo è stato Masao Furusawa, che ha il potere, ovviamente ci vogliono i gradi, il carisma e il coraggio per dire si cambia strada. Yamaha pare che non lo voglia fare nessuno. Quindi loro cosa fanno? Ci serve un motore V4, abbiamo un'esperienza di 40 anni, andiamo a prenderlo. Ma non è questo. Pare, poi torniamo a Ogura da qua si arriverebbe anche a Ogura. Io voglio tenerlo, voglio arrivarci alla fine con Moreira, capito? Ci voglio arrivare con Moreira. Sì. Ok. Però la moto è buona, la moto è bella in realtà, è tecnicamente valida. Il problema loro usano quest'anno per svilupparla e devono cambiare l'organizzazione. Se i giapponesi non aprono agli europei, perché questa cosa che ho detto della squadra performance, poi ognuno la chiama come vuole. Massimo Rivola una volta mi ha detto sì, ma noi ne abbiamo solo 5-6 di ingegneri, gli hanno dato un altro nome, però è sempre quella lì, perché io gliel'ero andato a chiedere. Ok, se non fanno questo, la svolta non c'è. Cioè, quello che vorrei che la gente capisse, ma è difficile, che non è più una questione della moto, è proprio una questione di come tu la prepari. Tu sei d'accordo che la vittoria di Valentino Rossi, al di là delle capacità di Valentino Rossi, arrivò perché la Yamaha si europeizzò quella volta con Forcada, anche se vabbè,
con Burgess, vabbè Burgess è australiano, però intendo occidentalizzò, cioè nel senso fecero un bagno di umiltà e siccome lì fu Valentino che li convinse, no? Perché se fossimo andati io e te ci avrebbero fatto fare come Trib e come gli altri. Lui, Valentino, li convinse, ma voi volete battere veramente la Honda? Bene, e io vi dico, allora facciamo così, no? Fu quello. Quindi devono fare così, stai dicendo che devono replicare la ricetta? Sì. Un pilota forte e gli europei? Però, e qua io ci ho scritto un libro su questo. Come si chiama? Insieme a Masao Furusawa. Attenzione, Valentino ha fatto un capolavoro della sua vita, della sua carriera. Certo. Ma Masao Furusawa aveva il ruolo e il carisma per andare a chiedere 90 milioni di dollari, 90 milioni di dollari, esatto, va bene, per vincere quel mondiale. Il progetto era: siamo nel 2003, prendiamo Valentino che comincia nel 2004. Nel 2005 compiamo 50 anni. Il presidente, per motivi suoi, voleva dominare tutto nell'anno del cinquantenario. In realtà sono stati talmente bravi che hanno vinto anche nel 2004. Valentino è stato tanto bravo. Però 90 milioni di dollari per correre in moto era una roba che nessuno l'aveva mai sentito neanche nominare. Allora Enrico, ti fermo un secondo, ci prendiamo la nota che è la copertina di quel libro là, me la dai, così quando montiamo il video mentre raccontiamo questa cosa la tiriamo fuori. Dobbiamo fare un video lungo su quel libro, perché per togliere le vibrazioni, lo dico perché voglio che la gente sappia certe cose. Furusawa andò da un ingegnere collega della Yamaha Musica e hanno portato il motore nella camera anecoica dove registravano, che è in silenzio assoluto, dove registrano i suoni, leggono i suoni, dove mettono a posto i pianoforti. Da lì rilevarono le vibrazioni del motore. Cioè, ti rendi conto che questa è fantascienza, a parte che è una cosa stupenda. Beh, allora io adesso aggiungo una ciliegina piccola all'informazione che hai dato tu. La collaborazione di Yamaha con i motori, con la musica è frequentissima, molto più di quello che si pensa, tanto che la Lexus LFA, che è il V10 famoso di Lexus, la più grande creatura di Lexus, il motore fu armonizzato da Yamaha con l'aiuto per il sound di Yamaha Musical Instrument, cioè non è infrequente, no, il rapporto. Sì. Quindi tu mi stai dicendo quindi che Albesiano corrisponde a Pavesio, cioè due figure non ingegneristiche ma organizzativo barra manageriali. Albesiano è un ingegnere, è un telaista. Sì, però non fa l'ingegnere, no? Voglio dire. Albesiano deve portare in quella squadra e soprattutto convincere i giapponesi che devono usare il metodo Europa. Il metodo Europa nasce in Formula 1. Lo ha preso la Ducati, la Aprilia gli è andata dietro, la KTM fa quello che può, ma è un metodo europeo, nato in Inghilterra, dai super team della Formula 1, nato dalla Ferrari. Questo devono fare. Albesiano è l'uomo metodi di lavoro, no? Tu dici il team performance, la Ferrari credo che abbia 60 ingegneri. Certo. La Mercedes ne ha ancora 80 ingegneri che quando accendono il motore stanno in sede a guardare dei computer. Ti rendi conto che roba che è? Certo, allora sì. Poi sulla Formula 1, la distanza sulla Formula 1, la MotoGP, apro e chiudo una parentesi piccola, è data dal fatto che loro hanno il gardening, no? Che è quel periodo in cui tu, dopo che hai lavorato in un posto, non puoi andare da nessun'altra parte, vai a fare veramente il giardino a casa tua, perché hai un tot di tempo in cui non puoi andare nella concorrenza, mentre invece in MotoGP il fatto che non ci sia dimostra quanto sia agricola, fra virgolette, rispetto alla tant'è vero che Trib il giorno dopo che ha lasciato Honda è tornato in KTM dove era andato via l'anno prima, il giorno prima di andare in Honda, quindi questo dimostra che insomma effettivamente, quindi allora paragonando dimostra che Trib in Giappone non ha visto niente di strategico. Se no non andava? Beh, a parte sì, non l'hanno fatto toccare palla, tu dici? Non l'ha visto niente che può andare a raccontare, cioè se lo racconta niente. Ecco, perché la Honda è così. La mensa, quelle robe lì, tipo il museo Honda gli racconterà, sì, non so, effettivamente così. Quindi poi alla fine invece continuiamo a fare il parallelismo per arrivare a Ogura, che è l'argomento caldo che poi ha scatenato tutto questo speciale, ma che però ci arriviamo per gradi, no?
Enrico. Alla fine poi dopo abbiamo Honda dove c'è, no, Marini e Mir da una parte, ma secondo me la spina dorsale lì del lavoro di lavorazione è Zarco, a cui viene sottoposto a ogni tipo di, no, perché poi non gli danno di angheria tecnica, perché poi a Zarco non gli danno la moto ufficiale, però secondo me è il vero, cioè è la vera persona a cui fanno vedere le cose, il povero Zarco, no? Dall'altra parte c'è Rins che ormai è in chiusura perché si è fatto male tanto, non ne può più. Poi Quartararo che si è stufato e se ne vuole andare, e poi c'è uno nuovo appena arrivato che è Toprak, che insomma con tutto il bene non è che può sviluppare una MotoGP, e poi c'è Miller che è uno smanettone. Ecco, forse il distaccamento, no? Il distacco fra Honda che migliora un pochino e Yamaha che non migliora neanche un po' è legato anche dagli uomini che mettono in pista. Cosa ne pensi tu? Non so, Mir secondo me è molto forte, però è in quella fase che va per terra, sbaglia, è agitato Mir. Sì, Mir vorrebbe portare a casa dei risultati, ma evidentemente è in una condizione di no, perché secondo me sì. E la Yamaha, però, la Yamaha sta facendo delle belle cose. Guardate che prendere, con tutto che tu sai cosa penso di Martin, ma Martin è uno che il gas glielo dà forte, ma tanto. Certo. E quindi è utile. Oppure, io penso che Miller stia trattando per andare in Superbike, da quello che si dice. Beh, E vorranno cambiare anche di è là. plausibile. Ma adesso Miller se rimane per il passaporto, Miller, tu lo sai, Liberty Media, sì. no? Quindi adesso poi c'è un altro discorso da fare, perché bisogna anche guardare ai soldi e alle soddisfazioni che tu hai. Mi sembra che queste siano due case che comunque non è che... Allora, sappiamo che Aprilia le motociclette non le vende. Sì, va bene la 660, ok. Sappiamo che Ducati ha avuto una flessione e poi comunque vende un certo tipo di moto costose. Però questi altri due signori di cui parliamo, queste due aziende di cui parliamo, sono aziende che mentre io e te stiamo facendo questo video stanno riempiendo container di moto. Ora, i numeri di Honda sono ancora più stratosferici quest'anno, sta dominando il mercato in Italia, in Europa e nel mondo. Quindi, voglio dire, dobbiamo considerare anche questo come variabili utili, oppure, perché no, noi sappiamo che se Ducati non fa le corse muore. Aprilia le motociclette in pratica non le vende, fa solo le corse, perché no, sappiamo questo. Questi altri due invece hanno anche altri, come posso dire, altre priorità, ecco, no? E infatti quello che poi volevo dire, allora, a parte che la Honda vende 34 milioni di motori all'anno, 34 milioni, scusate, perché milioni suona meglio, Sì. cioè ogni anno, non nella storia. La Ducati vende 50.000 moto, 55, non lo so. Sì. 34 milioni, ok. C'è un altro business, quindi core business Honda ora è auto, difendere e proteggere l'automobile, ok? Il mercato dell'auto. Il secondo, la Honda sta scalando le vette dei jet executive per le aziende, per i super ricchi, cioè gli aerei privati, e sta investendo in tecnologia da aereo. Quindi vedi quanto è distratta la Honda dalla MotoGP, quanto si è allontanata. Sì, diciamo che ecco, così come la Kawasaki sta facendo, come posso dire, altre cose mostruose come missili, petroliere, moto a quattro zampe, e veramente sta facendo moto a quattro zampe, cioè nel senso che sono veramente... Sì, ponti, robot, droni. Ecco, allora, io intanto volevo spiegare che insomma le dimensioni sono nemmeno paragonabili, cioè le dimensioni dei giapponesi intesi come operatori sono una roba che non c'entra niente, no? Ma no. Non so, ma anche con la Suzuki, che viene considerata poverina, la più poverini quelli della Suzuki. La Suzuki credo che abbia 56.000 dipendenti. Sì, la Suzuki vende milioni di moto, anche la Suzuki, cioè voglio dire, non è che automobili. è più piccola, ma
come posso dire, ma di dimensioni assolutamente ciclopiche rispetto al resto. Allora, su questo è importante capirlo, perché questa è la differenza fra capire perché alcuni si concentrano sulle corse e altri perché sembra che Bravo, magari gliene importi un po' meno, perché bravo. credo che questa cosa sia fondamentale, che sennò altrimenti uno pensa che veramente Ducati e Aprilia siano brave, sono bravissime, ma siano tanto brave quanto quegli altri siano dei rincoglioniti. Ora io vi consiglio di guardare questo video che si chiama Japanese Back, che è un video che fa capire quanto sono grandi le aziende giapponesi paragonate al resto delle aziende mondiali dal punto di vista dei numeri. È molto importante. Dopodiché, se avete voglia, potete fare anche un salto qua su questo video che parla della trasformazione che sta avendo Honda nell'ottica di un altro contenuto di cui parleremo con Enrico, ma approfondiremo poi in un altro special, che è la MotoGP, ovvero quello che sarà nel 2027. Allora, noi dicevamo, Enrico, LCR e Pramac sono due cose diverse. LCR è praticamente Honda, Pramac Sì. non tanto ancora. I passi che stanno facendo però sono uguali, cioè, anzi, Honda lo ha fatto prima, ha preso il giovane Moreira, super talento, bravissimo, così, e lo ha messo da cecchinello. Yamaha ha preso il Moreira giapponese, cioè Ogura, e lo mette direttamente nel team ufficiale. Cioè, vuol dire che i passi, le filosofie sono quelle, no? Sì, Moreira in realtà serve a uno dei mercati più grossi per Honda, che Anche, è il Brasile. anche per i soldi serve Moreira, certo, La Honda certo. in Brasile non so spiegare che cos'è. Il Barros la sua carriera la deve alla Honda Brasile, cioè nel senso Alex sì, è un po' diverso. Ogura arriva in un'altra maniera rispetto a Moreira. E io dico, adesso è il momento, Enrico, a te caro, Oh, di parlare di Ogura, nel senso che io so che è un pilota che ti piace, l'hai sempre sostenuto. Per me, io Ogura ci o ho parlato Fernandez... 6 mesi fa, Ah, ok. Allora, per dire. Ogura e Fernandez per me dovevano andare in aprile ufficiale, o uno dei due, invece dell'acquisto Bagnaia. E invece abbiamo visto com'è finita. Perché Eh, Ogura è andato in Yamaha a parte i soldi? Perché uno dice, vabbè, per i soldi, il team ufficiale, beh, ma perché così è un cretino, lascia l'Aprilia, si distrugge la carriera. Abbiamo letto di tutto, no? Ieri nella live, fra tutti i commenti, abbiamo letto ogni tipo di oscenità su questo aspetto. Perché? Allora è il momento di spiegare perché ieri abbiamo accennato ma non abbiamo spiegato bene. allora, appunto, guardiamola, facciamo come fai sempre tu. Usciamo e andiamo via da qua, andiamo in Giappone, guardiamola da lì, questa storia, perché se la guardi da qua, ehm, in questa chiusura che ha fatto la Yamaha, è accaduto là, non sono venuti qui nel paddock di Austin a parlare con Nogura, hanno aspettato che tornasse a casa, stai a casa, ma durante l'inverno, non è accaduto ieri. Sì, Lo sì, hanno sì. chiamato a Ivata e a Ivata, l'ho detto anche ieri, quando arrivi là fa impressione perché ci sono due città, musica, motori, ti tremano le gambe a vedere che cos'è, le dimensioni di quello che è, ok? Ok, e hanno spiegato il nuovo progetto. Lui è il pilota giapponese migliore del momento. C'è un'azienda in crisi che vuole rinascere e sta investendo. Lui può fare la storia, può entrare in quella storia che altri giapponesi non sono riusciti a fare. Kato, poverino, perché è morto, sempre ammesso che avrebbe vinto, però, e tanti altri, no? Okada, Ukawa, non hanno fatto la storia. Lui, con la Yamaha, questo è quello che gli hanno raccontato. Numero due, l'hanno portato in mezzo agli ingegneri, in mezzo al reparto corse, c'è la storia, c'è un museo che fa impressione, Yamaha, dalle moto di Sarinen, Agostini, Reni, cioè fa paura quel museo. Lì Cioè dentro trattori, tu dici che un giapponese cioè, firma. Sì. o gli dicono, non sei un pilota, cosa ti dà la Priglia? Eri pilota Priglia? Tu sei dell'azienda Yamaha. La Yamaha fa l'autore di Suzuka.
La Yamaha ti può mandare dove vuoi. La Yamaha può dare una mano anche a tua moglie e ai tuoi figli, come fanno molti piloti Honda e non lo dicono, che li assumono tutti là, dopo. Cioè, Beh, il Kagayama Giappone è è un'altra cosa. stato, è Kagayama, stato uomo Suzuki. Adesso, vabbè, poi ha fatto un cambio, ma lì c'è stata una lite piccola. Adesso fa con vabbè, la Ducati, Suzuki però, si è ritirata. cioè, Però voglio dire, dico, lui, e questo è il grande rischio, lo penso anch'io, l'hanno convinto che entro 2 anni quella moto sarà all'altezza degli altri. Gli hanno detto perché c'è questo progetto, perché così, perché così, perché così, perché così, e tu a quel punto sei l'uomo giapponese che ha creduto nel Giappone. E questa roba noi ridiamo, per loro no. A loro hanno ancora questo senso. Ce l'hanno. no, allora non dimentichiamo, Enrico, me lo confermerai, che senza essere giapponesi, se tu hai fatto bene, non ti dico nel mondiale, non ti dico, ma alla 8 ore di Suzuka, tu sei un idolo e sei a posto per un bel po'. Anzi, per sempre. Ora io non so se voi, adesso voi sapete, no? Luca Marini non ha corso la 8 ore di Suzuka Si perché è si è fatto fatto male. male, molto male, ma io credo che Honda avrà una riconoscenza nei confronti di Marini che secondo me lo metterà al sicuro, non dico definitivamente perché sarà incacciabile, questo non lo credo, però io credo che Honda abbia apprezzato il fatto che Marini si sia rotto tutte le ossa per andare a fare, cioè queste sono cose che cioè, c'è Johnny Ray che secondo me quando va a Tokyo, comunque va, ovunque vada, tutte le volte che vuole, no, adesso lasciamo perdere Valentino che con Honda ha avuto dei trascorsi Vabbè. brutti alla fine, ma perché comunque ha dovuto, non sarebbe mai potuto essere, io credo, amico di tutte e due, no? In qualche maniera avrebbe dovuto No. schierarsi, ecco, io credo che non esista, no? La possibilità in Giappone o sei Honda o sei Yamaha, no? O sei, no? Voglio dire, non è che tu puoi in qualche maniera fare. Però, come posso dire, sicuramente, ora, quello che io volevo capire è questo. Eh, Era anche un treno Ogura che non poteva perdere, perché Ogura non ci dimentichiamo, Esatto. è l'uomo che ha detto 2 volte no alla Honda. Cioè, per... Perché? Fermati qua, Gianluigi. Perché? Perché la Honda lo mandava da Cecchinello a fare il satellite e poi se sei bravo vedremo. E noi sappiamo che è molto difficile. Questi gli dicono, vedi Quartararo, si toglie dai Capasisi e ci sei tu, che sei giapponese, qua, pilota dell'azienda. È un altro contratto, è un altro Sì, sì. status, Sì, è sì, sì. un'altra Beh, allora, allora, considerazione. la verità è che lui aveva visto, secondo me, il povero Nakagami distrutto che chiedeva di smettere e diceva per favore non ce la faccio più, no? Sono caduto Sì. 1000 volte, sono tutto... Ragazzi, non ce la faccio. E lui si è visto. Però molti hanno detto, ecco, hai visto, è matto, lui ha rinunciato a Honda per seppur LCR e poi è andato in trackhouse, mica tanto meglio. Ma secondo me adesso io non escluderei, Enrico, poi qua mi devi aiutare tu, i tempi li conosci tu, che Ogura non sapesse già che fosse di passaggio sull'Aprilia. Ma quello non mi risulta. Lui fino all'inverno era contento, pensava a un'altra strada. Poi si è reso conto che l'Aprilia fa quello che poi gli ha proposto la Yamaha. C'è un super team di italiani, tutti italiani, e facciamo la sfida. E là c'è una sfida giapponese. Però è lo status, quello che loro lo hanno convinto dandogli questa importanza storica. Cioè tu non sei un pilota, cioè tu sei il pilota della Yamaha. Il che, guardate, per loro è importante questa roba. Per loro Ma conta. tu Enrico, come succederà, come temiamo, come pensiamo, perché allo stesso modo hanno preso Jorge Martin, che è un ex Eh, campione del mondo. Allora lì chi sarà il preferito della maestra? Chi sarà il figlio vabbè. prediletto? Io penso che da Martin si aspetteranno risultati tendenzialmente abbastanza presto, però io credo che le confidenze, le cose le diranno, perché insomma, diciamo la verità Enrico, adesso io non voglio essere cattivo, però Ogura e Martin sono due opposti, cioè Martin per Oh, 1000 lire
va a correre cioè, con la Triumph, per dire, cioè, non lo so questo. E lo Mentre sanno invece, tutti. ok, quindi tu dici che esiste una doppia consapevolezza in cui Martin è quello esterno, seppur bravissimo e spettacolare, e mentre invece no, Ogura è l'uomo di fiducia, la continuità, cosa ne, cioè, Martin serve perché è più veloce oggi di Ogura, diciamo, serve a spingere la moto, spingere il progetto, la metti al limite e vediamo quanto va. Ma lì Ogura è in giapponese che parlerà con gli ingegneri tutti i giorni, che si mandano i messaggi in giapponese, che vive in Giappone, che va in azienda, che va ad ascoltare e che va a sentire le strategie. Questo alla lunga, perché poi Ogura è giovane, mica un pilota di 30 anni. Ogura ne avrà no, 21, certo, 20. certo. Cioè, Allora, alla lunga ti porta a essere quello che era Cato. A me vengono i brividi quando faccio sto perché Cato è finito male, poverino. E io beh, c'ero, tra sì, l'altro, quel sì, giorno sì. lì, ero proprio lì a Suzuka. Però l'idea è quella, abbiamo gli europei, Valentino Rossi va fortissimo, perfetto, ci serve il nostro giapponese, Cato. Qui è uguale. Prendiamo degli europei che vanno forti, però noi adesso abbiamo il giapponese. È nata così questa storia. E se Allora, Enrico, funziona, è bella, eh? io ti voglio, Funzionasse. ti voglio raccontare una cosa. Io ho fatto tanti anni di arti marziali, più di 30. Oh, wow. I giapponesi hanno, i grandi maestri giapponesi avevano due tipi di allievi, no? Sotodeshi e Uchideshi. Adesso magari a qualcuno cambierà canale, si stuferà, però io questa cosa la voglio raccontare. Il Sotodeshi era uno fortissimo, che era un esempio anche per le scuole esterne, lo guardavano, era un combattente famoso, no? Bel carattere, anche bel ragazzo, insomma, insomma più esterno, no? Che rappresentava l'esteriorità. Mentre invece quello a cui venivano tramandate le cose era Lucideshi, cioè un allievo interno, meno noto, meno conosciuto, meno spumeggiante, meno, come posso Meno dire, sborone, che non fa lo meno sborone. sborone, che però era colui a cui veniva magari tramandata la scuola, no? Le caratteristiche della scuola, quindi Ah, magari anche meno forte, però uno più di fiducia, che non si andasse a vendere il giorno dopo fuori per qualcos'altro e per poco. Cioè, quindi esiste questo tipo di, probabilmente anche nell'industria, un tipo di atteggiamento, perché lo sappiamo che sono gestite, no? Come, no? Queste industrie qua, esiste anche la necessità di dire, va bene, allora noi dobbiamo fare all in e dobbiamo fare. Honda credo che sia più globale e abbia fatto una scelta un sì. po' diversa, no? Quindi ha bisogno ha il mercato, poi è fortunata perché ha trovato Moreira, che è comunque molto forte, fortissimo. Il team Cecchinello è un team di assoluta fiducia, perché io mai potrei veramente, se c'è in una stanza buia una pistola gliela do a Cecchinello, io mi fido, anche Sì, se sì, no. sì, sì. Voglio dire, no, non è uno che ti spara al buio di nascosto No, perché è un uomo, è eh, un vero uomo di fiducia di assoluta. fiducia per Honda, fa un sacco di cose. Quindi, perché poi c'è tutto il discorso di Castrol, di Pro Honda, che poi magari lo spiegheremo. Io ho parlato, insomma, queste cose un po'. Quindi, alla fine, allora cosa succede? Che ci sono due modi di affrontare la realtà del 2026-27, tutti e due giapponesi, no, Enrico, ma diversi. Cioè, uno un po' più globale, più di forza, quindi Honda, uno che si è dovuto, come posso dire, distruggere, no? La famosa filosofia che è giapponese di costruisci, distruggi, ricostruisci, no? Quindi, no, vedi che sono appassionato di queste cose quasi Vedi che quanto tu, te. Cioè, vedi che tu ti sei messo dalla parte del Giappone adesso, come ti dicevo. Tu e sei lì, certo, adesso io capisci e vedi cose che da qui non vedi. devo capire perché una cosa che sembra strana non lo è, perché altrimenti dobbiamo pensare, no, che siamo tutti intelligenti noi che mangiamo con la forchetta e quelli che mangiano con le bacchette sono tutti cretini. Non è così. Sì. Impareremo l'uno dagli altri delle cose. Ora, a noi europei le corse non ce le insegna nessuno, ok? Eh, però i tre quarti delle moto su cui Italiani. gli italiani soprattutto, gli spagnoli, ma insomma di che parliamo? Se togli italiani e spagnoli la MotoGP si accartoccia come un pallone sgonfio, no? Però è anche vero che tutte queste cose belle noi le facciamo
adesso a parte Ducati da poco e Aprilia da ieri, tutte queste robe belle le facciamo sulle moto giapponesi, no? Perché voglio dire, cioè, tutti i bei team italiani famosi, non so, tutti della tutta gente che ha corso Kawasaki, Suzuki, Yamaha e Honda, cioè alla fine le moto sono le loro, in qualche maniera qualcosa vorrà dire. Allora, quindi cosa succede? Ogura è un uomo chiamato da sopra, cioè il signor Yamaha, se esistesse, adesso non so chi è, gli ha detto pronto, casa Ogura, sì, c'è Ai, e gli ha detto chi è? Ah, c'è uno di Yamaha, e gli ha detto tu sei l'uomo nostro, praticamente così. È il modo in cui l'hanno convinto, perché è il motivo per cui ribadisco, la Honda non lo ha fatto sentire così importante, che a parte che secondo me questo vale anche per un italiano, voglio dire, però vabbè, mettiamoci di là di nuovo. C'è la Yamaha, l'ho fatto sentire, non dico che sia umiliata, ci mancherebbe altro, però gli ha detto, No, siamo no. in difficoltà, c'è un progetto per rinascere, vuoi fare parte della storia, vuoi salire su questo treno? E per me, in questo termine, lui ha fatto bene, secondo me. Quindi non è un contratto come quello di Razgatlioglu, di Quartararo, firmato no, con Pavé, con quelli che sono è un contratto Yamaha Motor Corp, Motor Holding, Yamaha, no? Motor Company, Motor Company. Come quando Razgatlioglu firmò con BMW e non con BMW Motorrad, ma con BMW Motorsport, con BMW Casa, giusto? Cioè quando ti chiama il signore, cioè non firmi con reparto corse Fiat, ma ti chiama Agnelli, per dire. C'è una roba così, ecco, no? E quando ti telefonava Enzo Ferrari, il vecchio, e te andavi a Maranello a parlare con lui. Oh, E dicevi sì per forza. oppure non lo so. Però qui vado oltre e provoco. Ci saranno cose che Ogura, se è furbo, e secondo me lui è furbo. Sì. Ogura, Ogura sta zitto, non parla. In realtà me lo descrivono come uno bello furbo quando vanno via le telecamere, quando va via i giornali. Ogura saprà delle cose che in Italia mai sapranno. Cioè lui ascolterà, qualcuno Beh, gli dirà cose che basta che qui se non le sapranno. basta non fare niente nel suo caso, basta ascoltare. Cioè, voglio dire, a qualcuno come Martin glielo devono dire, lo devono chiamare, gli devono spiegare in E inglese non si delle fidano. cose e non è detto che Martin le capisca, perché Martin, insomma, lo sappiamo come è fatto, è uno tutto genio, un po' sregolato. Quell'altro invece sta zitto e sente gli altri che dicono cose 24 ore su 24, probabilmente, Non no? solo, Quindi quell'altro è uno che lunedì prende l'aereo, torna a Tokyo, magari fa un salto a Ivata perché va a fare un giro, cioè perché no? Lo Quindi la fanno loro, domanda, ciao, certo, la domanda non eh. è, la domanda, dimmi se sei d'accordo, che poi magari chiudiamo, la domanda non è se A Yamaha Nagoya poi va. a Nagoya. Sì, La- perché per andare a Ivata devi andare a Nagoya. Vabbè. Vabbè, tu adesso conosci Oppure anche i Osaka, numeri, uguale. gli orari degli autobus, ma questa è Eh, un'altra cosa. Poi dopo, alla fine della chiusura, mettiamo i libri, un po' di libri che ogni tanto, adesso poi mi mandi le ma copertine con se le calma. hai. Sì. Sì, sì. Allora, volevo No, dire, è la una bella domanda storia, ragazzi. è una bella storia Davide Brivio è incazzato come un puma per questa storia. perché Cioè, gli hanno rubato il pilota. Come dicevo ieri, anche c'è una parte di Aprilia che gli vuole bene a quel ragazzo. Però la storia è bella, la storia è molto bella. Se Io non funzionerà, penso, oh, io non penso che a Davide Brivio qualcuno gli debba o gli possa insegnare come funziona la Yamaha, essendo lui uno di quelli che in Yamaha è andato a fare i numeri, no? Quindi voglio dire, secondo me, quando magari non lo so se Ogura gliel'ha detto, Davide, mi hanno chiamato da Ivata non lo so. secondo me Brivio ha fatto. Cioè, ha Sì, capito, cioè, non è che io non lo so perché non ne ho parlato con lui di queste cose ancora. però Ma cioè, per me lui guarda, conoscendolo quanto è avanti, lui avrà tentato di arginare cioè lui avrà pensato prima che qualcuno ci faccia perché non usiamo quell'opzione che abbiamo, perché la grande errore lì, c'era un'opzione su di lui, eh. Se si arrivano adesso detto l'opzione vale, finito, l'hanno lasciato andare. Io penso che Davide si è arrabbiato per quello, ma non ci ho parlato io con lui.
voglio parlarci con calma. Però allora io so da quanto so io, poi magari mi sbaglio, adesso ogni volta che dico qualcosa e tu, alla fine sembra che non lo segue nessuno, però tutti lo seguono, Mister Helmet anche dal paddock. Quando dico qualcosa mi telefono dopo 6 minuti, no non è vero che ha firmato, sta per firmare pure. Allora per come la so io, come posso dire, è fatta anche se manca la firma, ma non credo possa dire di no più. Quindi alla fine. Comunque, allora la questione è questa. Allora, il tema non è se Yamaha e Honda risorgeranno, io lo dico sempre, il tema è quando. Cioè, non sono due case che possono continuare a subire no ancora a lungo. Io credo che il 2027 sia lo spartiacque, ora bisogna capire se pagherà di più la filosofia di Honda, che è di un certo tipo, organizzativa da prima, eccetera, eccetera, o la filosofia di Yamaha che ha deciso di rifondarsi dal punto di vista del pilota e che quindi non lo so, potrebbe adesso, sono curioso, cioè bisogna vedere qual è come posso dire, il vincente fra i perdenti, fra queste, cioè tu cosa ne pensi? No, guarda, torno a dire, la squadra è buona. Guarda che Martin e Ogura, se la moto funziona, se capiscono come farla andare, la squadra è buona, è forte. La Honda, secondo me la Honda ancora non osa a fare il colpo che strappa il mercato perché non è ancora sicura del livello tecnico. E comunque, Quartararo molto arrabbiato con la Yamaha, molto arrabbiato, lo confermo. Quartararo va via male dalla Yamaha. Lascia perdere i sorrisini, le pacchetti, do 5. Quartararo va via molto male. Molto E male. Quartararo molto male, super motivato di là. Quartararo è forte, oh. Forte, un fenomeno. Un fenomeno. È fortissimo. È Fenomeno c'è solo fortissimo, Max. però mi sembra di capire molto, molto, molto arrabbiato per tutta una serie di situazioni, no? Cioè, voglio dire, è stato, come posso dire, Allora, lui si è sentito anche quello che, sminuito, anche però quello boh, che fa la Yamaha oggi non è da Yamaha. La Yamaha vera fa un team, un test team che gira in Giappone e poi una squadra che deve lavorare sul mondiale. Usare i piloti ufficiali per sviluppare come se fossero Nakasuga, poverino che ecco, corre, sì. che ormai si ritira nel campionato giapponese, è una mancanza di rispetto. Cioè, gli stanno facendo fare il corrallatore, guarda, gli fanno fare i chilometri. Sì, Questo gli gli fanno fanno fare. fare il Pirro, il Savadori, il Folger, neanche il Pedrosa, perché Pedrosa andava a rifinire, non certo andava a fare 6.000 chilometri. Gli fanno fare il Folger, il Paul Espargarò, no, Eh, insomma, non è giusto. Allora, Invece comunque, di Honda dimmi. mi dicono che sta girando tantissimo in Giappone, cioè li vedono aggressivi di nuovo, con una moto che pare che non è quella che si vede qua, forse è quella che era Sepang, sì e no, una moto dicono nuova, riprogettata, cioè questo che fa pensare che la Honda si è stancata di perdere. Allora, loro, quindi il pilota, la stella, il pilota che potrebbe risolvere i problemi di Honda è evidentemente, secondo Honda, Quartararo. Ho letto, ti ricordi, ne avevamo anche reso sopra una notizia che diceva, ecco, per il dispetto che Honda ha preso Quartararo a Yamaha, allora Yamaha gli ha preso Ogura. Allora, secondo me Quartararo cioè Honda non ha fatto nessun dispetto a Yamaha, perché Yamaha se ne voleva liberare, credo, di Quartararo. Alla fine Quartararo se ne voleva andare. Sì, Ogura aveva già detto no a Honda e quindi secondo me non avrebbe mai più potuto andare in Honda neanche volendo. La realtà è che sono due percorsi diversi. Quartararo va in Honda non per soldi, perché ne prendeva tantissimi anche da Yamaha, ma perché ha bisogno di essere messo al centro e lo hanno ingannato, magari non volontariamente, però l'hanno ingannato per 2 anni, perché gli hanno detto sto V4 arriva, sto V4. Voi pensate a Quartararo, sono 3 anni che prende dei ceffoni e va in terra. Poi io lo capisco che fa 15°, perché dopo un po' uno si stanca, no? Non ha sì, senso. Eh. sì. E Poi quindi noi e quindi invece dall'altro lato Ogura va a fare l'uomo che abbiamo spiegato. sì, poi magari non vincerà mai il mondiale, magari perché la vita è fatta così, però Sì, sì, sì. alla sua età, come l'hai detto tu all'inizio della trasmissione,
ci sono treni che passano e poi non ripassano più, Lui ne ha già scartato uno grosso grosso, perché voglio Però ti dire. dimostra che è intelligente, ha aspettato il treno giusto, Sì, ufficiale. probabilmente magari lui sai come si nasce da ragazzini, no? Magari lui era yamahista e sognava di andare, non lo Allora, sappiamo, anche se è intanto cresciuto lui, no, dall'NCAP, no, no? lui è di una famiglia buona. Buona vuol dire benestanti, a posto, hanno studiato i figli, gente a posto e di solito c'è anche un po' di cultura, di ragionamento in Sì, queste sì, ho famiglie. capito, ho Insomma, capito. non è che vieni da uno scappato per strada che dormivi nel cassonetto e poi sei diventato il campione Vabbè, del mondo. ok. No, vabbè, ce ne sono alcuni dei, No, beh, ce ne sono alcuni anche attuali, certo. non facciamo dei nomi e né dei cognomi. Capito? Non è quello lì, quello che diventa pugile perché sennò moriva di fame. Ecco, queste storie Certo. lì. Qua no, qua è uno a posto, auguri, anche di casa, Quindi anche magari si sono rinovato. confrontati, eccetera. Va bene, allora Enrico, ma quindi secondo te come va a finire? Cioè, nel senso, cioè, chi, e soprattutto in onda, come va a finire? Perché Yamaha abbiamo visto la line-up, quindi no. Non hanno preso Bagnaia, come si diceva, perché No, io mi ricordo che tanti dicevano, Bagnaia, avevano fatto le foto con la tuta, no, Bagnaia va, invece va in aprile, ok, per me Pecco non sarebbe stato adatto perché avrebbe dovuto soffrire ancora. Okay. Allora Yamaha, Honda rimane con il nostro amico Quartararo e poi tu se fossi Honda cosa faresti? Perché c'è Mir, c'è Marini, cosa faresti? Il Marini che gira, no. arriva sempre e però non stupisce mai, oppure il Mir che si spacca la faccia ogni Mm. volta mentre Io Moreira cresce, tirerei, mentre Moreira cresce? io tirerei a tenere Mir, a meno che Mir non vada in Tracaus, dove c'è Davide Brivio, Che gli vuole e i bene. due molto reciproco, tutte e due, anche Ok, di proprio ok, famiglia di Mir, ok. e La farei mamma così. che signora Mirke, E ricordiamo. poi una bella mamma, dai. È una bella signora, Beh, sì. non, senza E, essere. e io farei io farei il coraggio, io avrei il coraggio di puntare su un giovane, un altro giovane, come Moreira, andarlo a pescare un altro selvaggio di quelli che vengono dalla Moto 3, Moto 2, di quelli lì. Questi qui, ma Alonso, Olgado, questi qua, Sì, quelli che li questi. butti. Tanto, allora, l'uomo teoricamente esperto e calmo no, esperto sì e Sì, Quartararo. è Calmo no. Quartararo, è Quartararo. E ce l'hai, il totem, no? Allora, giocati, prendi questi ragazzi qua che hanno la voglia. Sì, Perché dopo, dai, guardiamo, io non voglio offendere nessuno, perché sembra di essere la MotoGP, il livello non è eccesso. Cioè, i sì, primi no, diciamo, 4-5, dopo ce ne sono tanti che uno dice, beh, oddio, se mancassero non succederebbe niente, il ecco, sì, problema è effettivamente. cambiare, è dare una svolta. Una Guarda cosa ha rinfrescata, fatto la sì. Mercedes con Antonelli. Poi Antonelli è un fenomeno. Però hai capito il coraggio di dire Eh, sì, io proviamo. punto. E invece, Enrico, in Honda, in Yamaha, Martin non si tocca, chiaro, appena No, arrivato, con Ogura va bene, e dall'altra il turco. parte c'è il turco che è, secondo me è uno di quelli arrabbiati che dici tu, Mamma mia, non giovane come Moreira e gli altri, ma più affamato di tutti quegli altri messi è insieme, giovane di testa. ti mette le mani addosso, e poi c'è un buco Yamaha. Cosa faresti? Anche lì, uno di questi qui che dici tu, Alonso, Sì, Olgado, sì, sì. se arriva Chiles, questi, però insomma ci Sì, vuole questi tempo. selvaggi che crescono. Lo stato brado, diciamo, ok. Sì, quelli lì. Vabbè, Anche Miller, poveretto, offrigli un programma in Superbike che è la sua dimensione. Cioè, qua piglia degli schiaffi Miller. Dove va? Dove lo porti? Dove lui ti porta? È brutto da dire, eh? Però è così. sì. Allora devi sapere che Miller aveva avuto degli agganci su Honda Superbike con come posso dire, un ingaggio importante. Non sembra uno attaccato ai soldi. E ha detto: Io se devo rimanere io in MotoGP sto bene. Cioè, come Morbidelli, sai, sono quelli lì che dici:
io non è che muoio di fame se domani non vado, non è che devo andare a lavorare a fare le costruzioni, se devo, Vabbè, allora. io faccio, quindi poi sai, ancora un australiano non c'è, Enrico, che quindi no, hanno provato con Remy Gardner, ma hai visto, è resistito, perché anche Buzz faceva lo splendido, poi è arrivato Zarco e l'hanno salutato perché c'era spazio per un francese solo per il momento, Non no? c'hanno manco un americano, non hanno niente. L'americano, quello degli americani è un tema importante che secondo me Trackhouse E il vorrebbe poter colombiano? coltivare. Il colombiano Il colombiano Alonso può è uno essere di quelli. una... Beh, lo sai, ti ricordi Venezuela, Colombia, noi abbiamo avuto Cecotto che ha corso solo grazie all'importatore del suo paese, quindi Mamma mia. lo dice sempre lui, no? Chi era? Vito, adesso mi Vito ricordo. Ippolito, Vito Ippolito, che poi è diventato anche il suo presidente. figlio, il figlio è diventato presidente fico. Quindi è chiaro, no, che probabilmente in un paese sudamericano a Yamaha potrebbe far comodo un Moreira, che è l'equivalente di Moreira, cioè se quello è andato in Brasile io ti metto uno di questi qua, no? Alonso, che mi vende le moto in Sud America, no? E Per fa comodo a dire, Liberty, fa comodo anche agli americani di Liberty Media, ma ma il quello su mercato del quello. Sud America Questi qua fanno serve, comodo tutti, fanno comodo tutti. Va bene, allora Enrico, c'è qualcosa ancora che secondo te non abbiamo detto sul Giappone? Beh, No, sicuramente ci sarà, però diciamo lo facciamo un'altra volta. una foto l'abbiamo fatta. Adesso per quei martiri, per quella gente autoflagellante che avrà seguito 1 ora e 6 minuti nostra su... non è facile. No, l'unica cosa, Enrico, adesso quando monto il video devo mettere delle figure mentre parliamo, tipo le foto dei tuoi libri, qualche altra immagine e No, tutto il resto. Tu me le mandi e io provi anche foto delle moto, sono belle, guardate bene, con calma, sono belle. delle moto. Va bene, allora Enrico, mi raccomando, le cose dei libri, perché quei libri li hai scritti e sennò poi stanno lì. Soprattutto quelli giapponesi, astrologia del giapponese, ricordiamo Slick, ricordiamo che tu in Giappone conosci anche gli orari dei treni e le coincidenze degli autobus più o meno, e quindi ha un senso tutto quello che abbiamo detto. Io ho fatto tipo l'amplificatore, ma insomma le informazioni qua erano le tue. Va bene. È una squadra. È una squadra. Allora noi ci salutiamo, ci diamo all'appuntamento alla prossima live. Questo video presumibilmente uscirà prima della prossima gara che ci sarà a Jerez, no? Credo adesso Ancora avanti? No, la prossima del 26, così e vediamo. Ok, allora mando la sigla. Ciao a tutti, grazie Enrico Borghi e ciao da Mr. Helmet. Ciao.